Salve cercatori del mistero e benvenuti a Il mistero è servito. Oggi parleremo di quello che realmente accadde al Titanic. Tutti ci siamo emozionati con la storia del Titanic e ci dispiace per il tragico accadimento. Però cosa pensereste se dicessi che l'affondamento del Titanic non fu un semplice incidente, ma che si trattò di un'enorme cospirazione e la causa dell'affondamento non fu un iceberg, ma una bomba all'interno? Sì, come le Torri Gemelle. Una cospirazione orchestrata dal nuovo ordine mondiale per uccidere gli uomini più ricchi del tempo e che erano avversi alla creazione della Federal Reserve degli Stati Uniti, giacché chi può controllare il volume monetario di un paese e del mondo è il padrone assoluto di tutto il settore economico ed industriale. Ma cominciamo dal principio. Gli inizi del secolo XX furono marcati da una crisi ai margini del crollo del sistema finanziario statunitense, il peggior avvenimento dopo il terremoto di San Francisco del 1906. Il disastro portò i banchieri, un gruppo di banchieri, politici ed economisti, ad incontrarsi segretamente nel 1910 sotto il pretesto di una riunione amichevole sull'isola di Jekyll, nello stato della Georgia, Stati Uniti, con l'intenzione di realizzare un piano sinistro. Questo piano consisteva nella creazione di una grande sovrastruttura bancaria privata che avrebbe sottomesso il resto delle banche di tutti gli Stati Uniti. Sarebbe stato il terzo tentativo, giacché due precedenti già erano falliti. Questo era il progetto dei proprietari del cartello bancario, i Rockefeller, i Rothschild, i servitori della Banca Vaticana Morgan e Warburg, con i loro frontman, avevano cospirato per crearlo, per rubare prestando denaro inesistente, spendendo solo in inchiostro e carta per stampare grandi quantità di dollari senza controllo. Questo si chiama denaro fiduciario. I tre magnati ebrei che si opponevano alla creazione della nota Federal Reserve erano Benjamin Guggenheim, un magnate minerario e metallurgico, Isidoro Strauss, proprietario di quello che oggi sono i grandi magazzini Macy's, e per ultimo John Jacob Astor IV, proprietario di quello che viene considerato un'impresa immobiliare familiare, proprietario dell'Empire State Building. È il primo miliardario degli Stati Uniti con interessi militari. I tre erano fra gli uomini più ricchi del mondo, però rappresentavano un ostacolo alla creazione della riserva federale, così JP Morgan finanziò e decise di costruire la nave più grande del mondo, il Titanic, per invitare gli avversari più importanti in un viaggio senza ritorno. Diabolico, vero? Avevano pensato a diversi modi per liberarsi dei forti avversari della creazione della Federal Reserve. Fu deciso che la cosa migliore sarebbe stata provocare il più grande incidente della storia per distrarre l'opinione pubblica e anche per distruggere la maggior parte dei ricchi della terra e poter realizzare i loro affari in questo modo. Il Titanic fu un cavallo di Troia. La nave inaffondabile, il palazzo galleggiante, fu creato per essere la tomba dei ricchi che si opponevano al sistema della riserva federale. Oltre 100.000 persone parteciparono all'inaugurazione e alla partenza del Titanic e furono invitati i più grandi magnati in tutti i campi della finanza e dell'industria. Tanto JP Morgan, proprietario della White Star Line, come James P. Reid, proprietario dei cantieri navali Harland Wolff, si rifiutarono di fare il viaggio inaugurale dell'opera più grande della loro vita, nonostante facessero sempre le traversate iniziali di tutto il loro naviglio. JP Morgan annullò la sua prenotazione dicendo di essere ammalato, cosa falsa.
Altri importanti personaggi annullarono la loro prenotazione all'ultima ora, come Robert Bacon, Henry Clay Herrick, così come altri numerosi clerici e prelati in relazione con l'ordine dei Gesuiti. Un evento particolare fu protagonizzato dalla famiglia Vanderbright, che dopo aver ordinato a maggiordomo e governante di approntare la stanza per la traversata e sistemare i bagagli, annullarono i biglietti 10 minuti prima di salpare, lasciando a bordo tutti i loro averi e il personale di servizio, senza dare spiegazione alcuna. È incredibile la cancellazione di alcuni milionari invitati al viaggio senza ritorno. Casualità? Non credo. Il capitano scelto per il viaggio del Titanic fu Edward Smith, con 26 anni di buon servizio nella White Star Line, ottimo conoscitore della rotta e abituato a navigare fra gli iceberg. Era l'ultimo viaggio della sua carriera, insieme ad un buon equipaggio e soprattutto con uno splendido primo ufficiale, William Murdoch. Dopo aver lasciato Belfast, cominciarono ad accadere strani avvenimenti. Edward Smith era il più grande esperto di navigazione, tuttavia sbagliò con la nave meglio costruita e attrezzata della storia, il Titanic, che disponeva di tecnologie di ultima generazione ed era preparato teoricamente per sopportare l'impatto con blocchi di ghiaccio. E com'è possibile che si squarciasse in una sola volta una nave costruita con materiali tecnologici di ultima generazione, quando barche 3 volte più piccole e in condizioni peggiori sopportavano grandi tempeste e blocchi di ghiaccio? È strano, vero? Inoltre il capitano ordinò di avanzare a tutta velocità a 22 nodi all'ora, in una fredda e oscura notte senza luna. Fu poi avvisato con 8 telegrammi che la nave andava ad una velocità troppo alta, ma non fece nulla per rallentare. Continuavano ad arrivare notizie da altre navi in merito alla particolare pericolosità nelle acque in quella notte, così come della presenza di innumerevoli grandi iceberg. Edward Smith aveva bisogno di avvertimenti? No, aveva attraversato quelle acque per 26 anni, sapeva che c'erano iceberg in quell'area, apparve titubante e abbattuto durante tutto il viaggio. Stava lottando nella sua mente se compiere il suo dovere come capitano di navi o obbedire al suo padrone che gli aveva ordinato di affondare la nave. Era sotto il giuramento dei Gesuiti che aveva ricevuto l'ordine di affondare il Titanic. E questo è esattamente quello che fece. Edward Smith era un coadiutore gesuita, vale a dire un gesuita non ordinato, che manteneva una fedeltà totale all'ordine fino alla morte, nonostante non fosse sacerdote. Questo è il giuramento gesuita. Devo considerare il mio corpo come un corpo morto, senza volontà o intelligenza, come crocefisso, che si consegna senza resistenza alla volontà di chi lo guida con un bastone in mano, chi lo usa come richiesto e come meglio gli piaccia. Ufficialmente alle 12:39, ora della notte, il Titanic impattò contro un iceberg. Dopo una manovra suicida, il Titanic era destinato al naufragio. Anche nel tragico momento in cui cominciò ad essere divorato dalle gelide acque dell'Atlantico, i fatti strani non smisero di accadere. Le scialuppe di salvataggio, di per sé insufficienti a salvare la totalità dei passeggeri a bordo, cominciarono a lasciare il Titanic più di un'ora dopo l'impatto, praticamente vuote. Il Titanic cominciò a lanciare segnali di emergenza, ma non erano quelli corretti. Invece di lanciare bengala rossi, che indicano pericolo o richiesta di soccorso nel codice navale, quelli che furono lanciati erano bianchi, cosa che indica che c'è una festa a bordo.
Anche i messaggi radio del Titanic furono molto strani. Non si cominciò ad inviare segnali di soccorso fino a circa 45 minuti dopo l'impatto. La conseguenza fu che si sprecò quasi un'ora di tempo di salvataggio. Nessuna nave veniva in aiuto. Il primo ad arrivare fu il più lontano, il Carpathia, di proprietà della compagnia rivale Cunard Line. Risulta inspiegabile come il Californian, la cui velocità era di 12 nodi, abbia impiegato quasi 4 ore a percorrere 11 miglia, considerando che il Carpathia aveva percorso 58 miglia a 17 nodi di velocità nello stesso lasso di tempo e con le stesse condizioni di mare. Alcuni sopravvissuti parlarono di un'esplosione all'interno della nave, altri dissero che fu un incendio a causare l'affondamento e non un iceberg. Non si trovò nessuno squarcio durante le lunghe indagini, solo 5 fori rotondi di esplosione dall'interno verso l'esterno sotto la linea di galleggiamento. Quando il Titanic passò vicino all'iceberg, qualcuno ne approfittò per far esplodere le cariche che portava all'interno dello scafo. E cosa accadde realmente con il Titanic? Quale fu il motivo reale dell'affondamento? Perché ci furono così tante negligenze che finirono con mandarlo a fondo, perdendo così tante vite? Non c'è risposta a tutto questo. Quello che sappiamo è che nel 1912 affonda il Titanic. Nel 1913 viene creata la Federal Reserve degli Stati Uniti. 8 mesi dopo, nel 1914, i gesuiti avevano fondi sufficienti attraverso la Banca della Riserva Federale per cominciare la Prima Guerra Mondiale. L'obiettivo di questa elite è quella di stabilire una moneta unica e un governo globale con una sola religione e così stabilire il cosiddetto nuovo ordine mondiale. Chi lo sa, forse se il famoso transatlantico non fosse affondato, il mondo che conosciamo sarebbe molto diverso da quello che è oggi. Chi è che non sogna un mondo migliore in cui i governi e le grandi potenze non ci manipolino a loro piacimento con il potere che dà loro il denaro? Questo è tutto, amici. Arrivederci al prossimo video.